tutto pronto, una nuova stagione, una nuova corsa verso lo scudetto. Everything set, a new season, a new race for the title. Non è che la vittoria la trova perché casca dal cielo. La sfida più grande sarà quella di migliorarsi. Il napolitano dice a faticare. The start of a new season and a whole new title race. Occhio al semaforo, partiti! Tocco dietro! Verona have wiped the floor with Napoli. Una partenza da dimenticare. It's Romelu Lukaku, of course! Noi stiamo partendo da dietro, di rincorsa. Eccolo il Napoli di Conte che tutti si aspettavano. E salta il Maradona. Kvaratskhelia with the corner and it's in from McTominay. Occhio all'Atalanta. Retegui, of course! Don't count out Atalanta. They're in this title race too. Tutto lo stadio canta, vinceremo il tricolore. È giusto che lo canti, è giusto che sia felice. David Neres still going on. Contro sorpasso. E Conte di nuovo davanti a tutti. Lautaro la calcio, il destro, la risposta di Stankovic, la spinge in porta Darmian. Colpo di testa! Ha colpito Lautaro Martinez. Aggancio e sorpasso. Inter di nuovo davanti. Barella through for Lautaro Martinez! Clamoroso testa-coda dell'Atalanta che dice addio al sogno scudetto. Gilmour and Lukaku! And his daylight's already for the Parteno Bay. Bisek prolunga Orsolini! And here's Sole! È uno stop che potrebbe costare lo scudetto. McTominay's there again! Dumfries! And now Inter are going top again. Pedro! And with this, there's another twist in the title race. Il Napoli resta vivo. And De Vrij there! This sees Inter, as things stand, top of the pack. E arriva McTominay! Has scored the most significant goal of the season. Romelu Lukaku! Il Napoli torna a toccare il paradiso ed è campione d'Italia. Napoli are champions again. Chi vince scrive la storia e gli altri la vanno a leggere. Forza Napoli! Dallo scudetto dominato con Spalletti al 10° posto. Per rilanciare un ambiente e una piazza come Napoli serve un uomo carismatico, forte e una garanzia. Antonio Conte, da questo punto di vista, è l'uomo giusto, nel posto giusto, al momento giusto, con le sue idee, i suoi principi e sicuramente la sua capacità di vincere e rilanciare una piazza. Aveva una faccia incazzata, questo deve essere chiaro, trasferire questa voglia di rivalsa in campo sotto tutti i punti di vista, ecco, a livello calcistico, a livello comportamentale. Napoli's most competitive rivals seem to be Inter. They're the current reigning champions. They've just won their 20th Scudetto, and with that the second star on their shirts. And lest we forget, the previous time that Napoli won the Scudetto, their third Scudetto, the following season it was Inter that then took their crown. Sappiamo le responsabilità che avremo quest'anno. È stata una stagione molto molto positiva con la vittoria della seconda stella. Adesso dovremo aumentare ancora l'impegno e l'applicazione, perché sappiamo che tante squadre si stanno rinforzando e vorranno vincere tante partite come noi. E non dimentichiamoci l'Atalanta, che ha vinto il primo trofeo dell'era Gasperini, l'Europa League, ha una sua identità, ha una sua riconoscibilità anche in campo europeo. Deve provare a vincere lo scudetto perché adesso è un gruppo di vincenti? In teoria sì, ma è un concetto che a Gasperini non piace. Sì, questo è quel famoso luogo comune in cui sembra che i giocatori sono diventati vincenti in quel momento e non ho mai pensato così. E non lo pensavo prima, figurati adesso che abbiamo alzato una coppa. Vincenti lo sei nella vita sempre, quotidianamente, con i tuoi limiti, quando superi i tuoi traguardi. Questo è un luogo comune che veramente va abbattuto, va massacrato, altrimenti nella vita c'è una generazione di frustrati che non trovano soddisfazione in niente se non nell'alzare la coppa.
But of course, everyone wants to win the domestic title. First of all, Inter have strengthened with a couple of canny signings, free transfers in the shape of Piotr Zielinski from Napoli, having won the Scudetto there, and Mehdi Taremi, who'd impressed in Portugal, the Iran international. Atalanta have a massive blow when they lose Gianluca Scamacca to a serious knee injury, but immediately they go and replace him with a fellow Italy international, Matteo Retegui from Genoa. And as for Napoli, after they lost Kim Min-jae following their third Scudetto, they didn't necessarily replace him, but they certainly have now with the recruitment of Alessandro Buongiorno. Despite that, some of Napoli's big hitters are yet to arrive. La mia storia dice questo, la mia storia dice che sono arrivato sempre in situazioni in cui non ho mai trovato una macchina pronta su cui sedermi e gareggiare in prima fila, ma lo dice la mia storia. Sono dovuto salire sempre su macchine da resettare, da preparare bene, magari partire in quarta, quinta fila e poi cercare di migliorare, di sovvertire un po' i pronostici. A me non piacciono le griglie, però penso che tutti i miei colleghi come me, chi lo dichiara o chi no, punteranno al titolo. Everything set, a new season, a new race for the title. Inter, Napoli e Atalanta sulla griglia di partenza. L'ordine decidetelo voi. Inter, Napoli and Atalanta Line up on the starting grid. Occhio al semaforo, partiti! And now Livramento! It is the shot goal for Verona. Palla ritrovata da Duda, il filtrante. Daniel Mosquera! Fa 2-0. He's only just come on for Livramento, who scored the first. Tocco dietro. Verona have wiped the floor with Napoli. Una partenza da dimenticare. La sconfitta di Verona la prima giornata è stata sicuramente uno shock e non ce l'aspettavamo, anche perché eravamo carichi e pronti per iniziare il campionato al meglio, però così non è stato. Forse ci è servito da lezione e penso sia stata la partita in cui veramente il mister si è arrabbiato di più, ci è rimasto proprio più male rispetto a anche altre sconfitte che abbiamo fatto durante la stagione, e da quel momento lì insomma abbiamo tirato fuori quel qualcosa in più e abbiamo cominciato ad ottenere risultati. Ci è servita da lezione. In realtà la lezione non è solo per i giocatori che poi si riprendono immediatamente a Bologna, ma anche per la società. Conte, lo sappiamo, non trattiene quelle che sono le sue emozioni, i suoi desideri, batte cassa ad Aurelio De Laurentiis e praticamente sulla sirena del mercato arrivano 3 colpi che svolteranno la stagione, soprattutto Romelu Lukaku e Scott McTominay, e in aggiunta un ricambio di Lobotka, ovvero Billy Gilmour. Players like Romelu Lukaku are so keen to work with Antonio Conte again, having thrived with him in the past. And that's what it is about Conte. He really is able to extract the best out of his players. He gets them to go beyond their mental and physical capabilities. And what you've seen is players who are at what we think is already their peak, they're able to find a new level and really kick on to the next stage of their career. C'est quelqu'un qui nous pousse à repousser nos limites, je vous le dis. Moi, de ce qu'il en ressort, c'est vraiment quelqu'un qui te montre que ton corps, il n'a pas de limite. Avant lui, il y avait des trucs que j'avais jamais fait et qu'aujourd'hui, je me dis, putain, c'est possible en fait de le faire. Donc, c'est une de ses grandes qualités là, en dehors d'être quelqu'un de, je pense, vrai, de quelqu'un qui est proche de ses joueurs, qui défend toujours ses joueurs, qui est là pour ses joueurs. Mais en retour, comme il vous le dit, il vous demande voilà, je vous donne tout, je vous défends, mais donnez-moi tout, donnez tout sur le terrain. Et ce ne sera jamais de votre faute, ça sera de ma faute. It's this mentality that allows Napoli not to dwell on that heavy defeat at Verona on the opening day. In fact, they bounce back immediately with 4 victories in their next 5 games. So come match day 6, the Partenopei are already top of the table. But they don't stop there. They win another 4 games on the spin, culminating with an impressive win at San Siro against Milan. Anghissa ha visto Lukaku, palla per lui. Lukaku in area, Lukaku! He always scores against Milan when he's playing for an Antonio Conte side.
La differenza in campo si vede proprio dai nuovi arrivati. Lukaku segna 4 gol con anche 4 assist, nuova versione dell'attaccante belga nelle prime 7 partite. McTominay segna meno, 1 gol, 2 assist nelle prime 6, ma la sua qualità e la sua prorompenza fisica a centrocampo fanno già la differenza. And here is Romelu Lukaku, of course! Noi stiamo partendo da dietro, di rincorsa. Eccolo il Napoli di Conte che tutti si aspettavano. E salta il Maradona! Kvara si accentra, Kvara! Napoli's big hitters have done the damage. There are, however, some issues for Napoli, and we start to see they can be brittle defensively when Atalanta go to Naples and not only win, but win convincingly by 3-0. Lookman può sfidare Di Lorenzo. Lookman! Napoli then go to the Meazza and take the lead against the reigning champions Inter through McTominay, but Inter not only equalise, they have a great opportunity to win the game. Kvaratskhelia. Kvaratskhelia with the corner, and it's in from McTominay! Scott just keeps on delivering. Çalhanoğlu. Si gira. Calcio violento! Ma che gol! Having lost their first home league match of the season against Atalanta, barely more than a month later, Napoli are again beaten in Fuorigrotta, this time by Marco Baroni's Lazio side. Oliveira needs to get there, he hasn't. Isaacson with space to shoot! Wonderful goal! Che gol! Ripartenza micidiale della Lazio! With a blockbuster hit from Gustav Isaacson. Pronta ad approfittare del KO del Napoli c'è l'Atalanta. Una notte magica, è la 15ª giornata. Al Gevis la banda del Gasp batte 2-1 il Milan e balza in testa al campionato. De Ketelare! Proprio De Ketelare! He's now Atalanta's to keep. L'entusiasmo è alle stelle, come confermato a fine partita, dove in tutto lo stadio riecheggia questo coro. Tutto lo stadio canta vinceremo il tricolor. È un coro che a Bergamo non si è mai sentito, però è giusto che la gente anche esprima la sua gioia. But Atalanta don't stop there. They take their winning run into double figures and set a new club record for consecutive victories in Serie A. And that leaves them top of the table at Christmas. Era difficile da prevedere anche in virtù delle prime giornate del mese di agosto, che per noi è stato difficoltoso e con qualche sconfitta, quindi pensare di fare poi una striscia di 10 vittorie consecutive e di raggiungere la vetta della classifica non era facilmente preventivabile. In questo momento non possiamo avere obiettivi così lunghi, questo forse è il bello del calcio, forse questo è quello che poi ti permette di fare i percorsi come abbiamo fatto l'anno scorso, dove nessuno immaginava dove saremmo atterrati. Non lo possiamo sapere neanche adesso, però continuiamo a cercare di portare avanti il nostro volo più lungo possibile. Quello che Gasperini non può preventivare è che la Dea rallenti quasi all'improvviso con una serie di mezzi passi falsi. In particolar modo il pareggio all'Olimpico con la Lazio frutta l'aggancio in vetta ancora da parte del Napoli di Conte. So having been top at Christmas and then having finished 2024 top of Serie A, Atalanta start to lose ground. They draw against Juventus in Bergamo, whereas Napoli keep winning, allowing the Partenopei to move in front. Contro sorpasso e Conte di nuovo davanti a tutti. And they're looking for a second, they get a second. 2-0 Napoli. Anguissa's cross, it falls to McTominay. E sono 3. Super Scott on target again for Napoli. Conte e Napoli è una bella storia d'amore. Conte e il Napoli, inteso però come società e rapporto con qualche giocatore, non sempre. Il caso emblematico è Khvicha Kvaratskhelia, che segna 5 gol nel girone d'andata, ma chiede di andare a Parigi e nel mercato di gennaio si trasferisce al Paris Saint-Germain. And this is when Conte and the club start to fall out a little bit, this disagreement over the club's transfer plans. Conte is determined to get a replacement for Khvicha Kvaratskhelia following his departure to Paris Saint-Germain. He wants a new body in during the January transfer window,
but a replacement never arrives. In fact, Napoli have already recruited the player that would go on to replace the Georgian on the left wing, David Neres from Benfica, the Brazilian they signed in the summer. He's shown a bit of promise through cameo appearances off the bench, goals and assists, but he really starts to get continuity in the starting 11 and begins to show what he can do. David Neres, still, and it's gone in the back of the net. Que mudou que eu passei a jogar mais. Mas como eu sempre digo, você tem que estar preparado, tem que estar fazendo seu trabalho dia após dia. Quando tiver a chance de jogar, não importa quantos minutos seja, você tem que estar preparado para dar o seu melhor. E quando eu tive essa oportunidade de iniciar, eu estava preparado e agarrei essa oportunidade. Neres still going. Oh, that is a wonderful solo goal. La rappresentazione plastica del dominio del Napoli in questa parte della stagione è la gara del Gevis a Bergamo con l'Atalanta. All'andata al Maradona 0-3 per la Dea. Conte rincrocia Gasperini, vuole la rivincita, vuole una vendetta, ma la partita non comincia nel modo migliore perché è proprio l'Atalanta a passare in vantaggio. Retegui, still Retegui! The capocannoniere is back all right! Turning point you could maybe see against Atalanta away, where they go up a goal and we end up coming back and fighting. McTominay! Capovolge tutto il Napoli! I think that shows how good the spirit is in this team. We always fight until the end. Napoli's next match also shows that they're in title-winning form. Juventus come to the Maradona, having just recruited Kolo Muani from Paris Saint-Germain. Mike Fulcani for Kolo Muani! Fresh from signing for the club! Despite that impact from the Frenchman, it's not enough to stop Napoli. Once again, they show those powers of recovery coming from behind to claim maximum points. Va Lukaku! Eppure non tutto va liscio come l'olio, e ci mancherebbe, ma con l'arrivo della primavera in qualche modo c'è qualche stop non preventivato. Gli 1-0 sarebbero un marchio di fabbrica, la capacità di difendere della squadra di Conte è nota, ma non sempre però tutte le partite sono uguali e la controprova c'è. Prima con la Roma. On the volley by Angelina! E poi con l'Udinese. Il destro in porta! Gol favoloso! Then all of a sudden, David Neres picks up an injury. We're in mid-February, the winter window has only been closed for 2 weeks, and yet all of a sudden Antonio Conte has not only lost Kvaratskhelia to Paris Saint-Germain, but the man who was supposed to replace him is on the treatment table. Boulaïtia! He stroked it home! Ma parto dal gol che non avrei voluto prendere, forse posso dirti 2 a Roma perché sono arrivati tutti e 2 negli ultimi minuti e tutti e 2 in partite che stavamo vincendo, quindi perdere 4 punti negli ultimi minuti sicuramente non ci fa piacere. I pareggi con le romane non faranno di sicuro piacere, ma il problema è che arriva un KO molto tosto da digerire, quello a Como contro la squadra di Fabregas. Autogol incredibile nel retropassaggio verso Meret. Oh my words! Il match si apre con un tragico autogol di Rachmani e si conclude con il colpo del KO di Diao. This is Assad Diao!
Whereas once Napoli were winning games ugly, all of a sudden it's Inter who start claiming victories by a 0-0. The Nerazzurri need to try and balance their European endeavours in the Champions League with their domestic obligations in Serie A. And when they beat Genoa by a 0-0, they go top of the league. Colpo di testa! È 1-0! Inzaghi mette ancora una volta le ruote davanti a Conte. L'Inter balza in vetta, ma la settimana successiva c'è Napoli-Inter. La sfida cruciale che può valere o l'allungo in casa nerazzurro o il controsorpasso per la squadra di Conte, anche se qualcuno cerca di stemperare la tensione. Sarà sicuramente una partita importante, tosta, perché siamo due squadre forti. Non mi sento ancora di parlare di lotta per il titolo, perché comunque il campionato è ancora lungo, però ripeto, sarà sicuramente una partita importante. Di Marco strikes the free kick! It looked like the title race was becoming a two-horse race, but then that draw between Napoli and Inter meant that Atalanta had the chance to come back into the title conversation, provided, of course, they could beat Inter in Bergamo. Colasina, Zappacosta! That is fabulous from Atalanta! Or not only Napoli, I think as well. Atalanta is also in the race. And we knew before that it will be a long season. We play in all competitions. We have more objectives than only in the league. But overall, it's normal. If you want to be the best, you have to beat everyone, and you have to be the best at the end of the season. Çalhanoğlu, destro che esce, il colpo di testa e l'Inter è in vantaggio. Barella through for Lautaro Martinez. That does it. Clamoroso testa-coda dell'Atalanta che dice addio al sogno scudetto. Un match, quello fra Atalanta e Inter, che poteva riaprire la corsa a 3 per lo scudetto. Invece l'epilogo e come finisce quella partita, anche con tutte le tensioni, ci dice che la squadra di Gasp ormai è definitivamente fuori dai giochi. But it looks like Napoli's race is run as well. Just a few hours before that game in Bergamo, the Partenopei had been held to a goalless draw at Venezia, a stalemate which really shows all of their struggles, particularly in the final third. So with just 9 matches remaining, Inter go 3 points clear at the top, and all of a sudden they're dreaming about the treble. Yeah, of course, to win the Scudetto and also to win the Champions League. And we are also in the race for the Coppa Italia. So we have 3 competitions where we are still competing in. Frattesi! Che spettacolo l'Inter! What a ball that is! And Lautaro finishes it off as well. We are capable of winning all 3, so this are the team goals. La volontà però non basta, la Champions è tremendamente esigente, anche perché ci sono 2 sfide con il Bayern Monaco e 2 sfide con il Barcellona. La testa e la concentrazione dei nerazzurri è soprattutto nei mercoledì di Coppa. E cosa succede? La squadra di Inzaghi esce in Coppa Italia, perdendo il derby con il Milan, e poi arrivano 2 KO sanguinosi in campionato. A Bologna, all'ultimo minuto, e poi quello che fa ancora più rumore al Meazza contro la Roma. Sule, l'1-0 della Roma. Conte can't believe his luck that Inzaghi is giving him this opportunity for Napoli to come back into the title race. They'd already stayed in touch by beating Milan. Lukaku! 2-0. Then victories with clean sheets thanks to goals from Scott McTominay against Empoli and Monza allow Napoli to move level with Inter on points.
And then when Inter surprisingly lose at home to Roma, Napoli retake the lead, courtesy of a 2-0 win over Torino with a brace from Scott McTominay. Zombongi-Sa, McTominay! That's what he does! Il Napoli si riprende la testa, incredibile! From the moment I arrived at the airport, I was blown away with how amazing and passionate the people were, and it was almost like they're here to see me. It was so surprising, but amazing for me. I've got nothing but love and gratitude for them. What I want to give for the people here is a championship. That's the most important thing that I feel like I need in my career as well. I think about it all the time. I want to be the guy who takes us there, and obviously does my absolute best to push us in the right direction by giving everything on the pitch and having no regrets come the end of the season. Tutto finito? Assolutamente no, perché questa Serie A 2024-2025 è un thriller che deve ancora dirci il suo epilogo. Conte difende il vantaggio in classifica a Lecce, ma una settimana più tardi al Maradona arriva il Genoa già salvo. Colpo di testa all'angolino! Ha pareggiato il Genoa! L'Inter batte 2-0 il Torino per la sfida scudetto infinita. E l'Inter si riporta -1 ancora una volta. So there are just 2 match days remaining and only 1 point separates Napoli, the league leaders, from Inter in second place. For the first time in years, it feels like a bit of a throwback. 9 matches in Serie A kick off simultaneously in match day 37. 180 minutes to decide the fate of the title. It's Inter against Lazio and Parma-Napoli. Sotto la traversa! Great trickery! And it's off the post! Would have been one of the goals of the season from Zombongi-Sa. Now Pedro! The substitute! Dumfries! È tornato davanti l'Inter! Pedro che non sbaglia! Si torna in parità! Il Napoli non sfonda a Parma, ma resta padrone del proprio destino scudetto a 90 minuti dalla fine. È una corsa folle e come ogni corsa folle che si rispetti, si decide tutto quanto all'ultimo giro. Cianolu and De Vrij there! This sees Inter, as things stand, top of the pack. E arriva McTominay! Spaccata! Un gol che profuma di scudetto! Romelu Lukaku! Big Rom! Via la maglia! Via i pensieri! Il Napoli veleggia verso il tricolore! 2-0! Bandiera scacchi! Conte ce l'ha fatta! Napoli are champions again! Il Napoli torna a toccare il paradiso ed è campione d'Italia per la seconda volta negli ultimi 3 anni. E adesso sarà festa totale dentro il Maradona, fuori dal Maradona, in tutta Napoli. Si gioca a calcio, siamo calciatori, allenatori, si vive per la vittoria, si vive per alzare un trofeo, ma soprattutto si vive per regalare delle emozioni alla gente e sapere che questo trofeo ha fatto felici un sacco di persone. Sono veramente orgoglioso di essere il capitano di questa squadra, di questo gruppo, perché abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, ma soprattutto con 2 palle così.
So at the end of a pulsating title race, Napoli are once again champions for the second time in 3 years. But it's a very different triumph to the one under Luciano Spalletti when they dominated from start to finish. This, they really had to suffer to get over the line. It was in keeping with the way they played with Antonio Conte, the best defence in the division, and above all, they knew how to keep their noses in front. Chi vince scrive la storia e gli altri la vanno a leggere. Forza Napoli!